Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao, ti fa sempre un gran parlare di valori, soprattutto meno se ne hanno, ma oggi, secondo te, ce ne sono ancora? Io penso che sia sempre errato, in fondo, parlare del nostro mondo e del nostro tempo come un tempo senza valori. È un modo abbastanza abituale di ragionare e in qualche modo di riflettere sul nostro tempo, perché ovviamente, essendo cittadini di questo spazio di tempo tra i tempi, dobbiamo scontare fortemente il fatto che i valori di un tempo sono diventati obsoleti o si sono fortemente impoveriti. Questo non vuol dire che la nostra società non ne abbia di altri. Una società senza valori sarebbe una società anonica, una società tutto sommato a rischio della sua stessa sopravvivenza. Naturalmente il discorso allora diventa più importante sia sul piano del giudizio sociale, sul piano educativo, sul piano in qualche modo dei valori che regolano i comportamenti tra gli uomini. È quello di sapere qual è lo statuto, prima di tutto quali sono, e poi qual è lo statuto, la dimensione, la profondità, l'orizzonte valoriale in cui noi oggi siamo collocati. E come sempre, come ogni momento storico, l'orizzonte valoriale ha ombre e luci. Evidentemente, se noi evochiamo per esempio dei valori nuovi, dei valori che ci permettono in qualche modo di vivere più pienamente quello che sta avvenendo oggi. Per esempio la capacità di mettere in discussione o di trovare nuove formule alle antiche, classiche categorie di vero, bello, giusto, antiche categorie che chiamiamo classiche perché le abbiamo ereditate, appartengono a una tradizione. E queste categorie oggi, se noi le prendiamo per quello che furono, le vediamo subito sfumare. Dobbiamo reinventarle. Io credo che se noi partiamo dall'idea che oggi la nostra società esprime dei valori che a volte sono dei valori che ci fuorvianti, dei valori in qualche modo che ci appaiono come dei non valori o dei disvalori, io penso che il compito rimanga fortemente quello della reinvenzione dell'orizzonte valoriale in cui vivere. E questo avviene con due compagni di strada. Il primo compagno di strada è certamente la tradizione. Non si può vivere senza, andare alla sorgente delle cose. Non si può, nello stesso momento in cui parliamo, nello stesso momento in cui in questo momento uso un linguaggio, non fare i conti con la tradizione che veicola le mie stesse parole, il significato profondo di queste parole. E nello stesso tempo però quella tradizione deve essere anche un po' tradita, una tradizione un po' tradita in un orizzonte del futuro. E l'orizzonte del futuro è l'orizzonte di quella presenza oggi così importante che è la presenza della macchina e le interfacce, le interconnessioni che abbiamo con la macchina, che certamente cambiano o cambieranno molto del nostro stesso dire uomo e dire umanità. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.